Amici di Moto.it, ciao a tutti! Dopo la mitica Honda RC30, una superbike con i fanali, Youngtimer torna con un'altra moto del passato che ha segnato un'epoca. Parlo della BMW R1150 GS, prodotta dal 1999 al 2005. Quindi su Youngtimer non ci sono soltanto moto da collezione, ma anche moto richiestissime e ricercatissime tra gli annunci di Moto.it per essere utilizzate tutti i giorni o nel turismo. Ed è il caso di questa 1150 GS. Oggi Stick non è con noi, ma tornerà molto presto, quindi vi parlerò solo soletto di questa GS perché il proprietario sono io dal 2003. Ho percorso 70.000 km, ma adesso passo indietro e andiamo a vedere come era fatta la GS 1150, l'ultima GS di ferro. La GS 1150 non è un progetto totalmente inedito, perché questa moto rappresenta il perfezionamento della R1100 GS presentata nel 1994 e quella si ruppe definitivamente con le moto del passato. Perché? Perché introduceva il primo motore boxer raffreddato ad aria e olio con 4 valvole per cilindro e l'iniezione elettronica, ma poi svolta epocale era qui nel telelever questo avantreno pazzesco per l'epoca, che prevedeva sì la forcella ma con un braccio oscillante centrale dotato di monoammortizzatore. Questo limitava drasticamente i trasferimenti di carico in frenata e faceva della GS 1100 e quindi anche della GS 1150 una maxi enduro sportiva in quegli anni. Se pensate alle moto di quegli anni, erano tanto ciondolone in frenata, l'Honda Varadero, la Triumph Tiger, la Yamaha Super Tenere. Invece la GS no, era proprio rigida sia in frenata che in accelerazione, grazie al telelever e anche al paralever posteriore. La R1150 GS arriva nel 1999 e con la 1100 GS condivide soltanto il serbatoio da 22 litri, perché tutto il resto è nuovo, a partire dall'avantreno dove spicca un becco più largo e meglio rifinito, poi c'è il fanale asimmetrico, un marchio di fabbrica delle GS che troviamo ancora adesso sulla R1250 GS, cupolino regolabile nuovo. La strumentazione è rivista rispetto alla 1100 e troviamo un quadro più completo. Ci sono sempre 2 quadranti analogici con tachimetro e contagiri ben visibile, le spie di servizio e poi le barre con la temperatura dell'olio del motore e ovviamente la barra che indica la presenza della benzina nel serbatoio e il contamarce già presente nel 1999. Oltre alla strumentazione sono molto meglio rifiniti anche i blocchetti elettrici che vedono già debuttare nel 1999 un comando retroilluminato, e mi riferisco all'hazard con le 4 frecce di emergenza. Dopo la parte stilistica passiamo alla parte meccanica e tecnica della 1150 GS, perché a essere rivisto è innanzitutto il motore, lo dice la sigla, non è più 1100, anzi non è più 1085, ma passa a 1130 cc grazie ai cilindri della R1200C. Cresce ovviamente la potenza, che passa da 80 cavalli a 85 cavalli a 6750 giri, però quello che stupiva già allora di questo motore era la coppia, pari a 98 Nm a soltanto 5250 giri. Non è finita, perché a livello meccanico debutta poi la sesta marcia, quindi una marcia in più rispetto alla 1100 che permette a questa moto di essere molto più adatta ai lunghi trasferimenti autostradali, e all'epoca BMW consentiva di scegliere tra 2 tipi di sesta marcia, una overdrive presente su questo modello del 2003 oppure una sesta marcia di potenza. Nel 99 arriva un nuovo avantreno più leggero, sempre telelever ovviamente, rispetto alla 1100 GS, derivato, pensate un po', dalla sportivissima BMW R1100S, la moto che correva nella Boxer Cup, e della R1100S deriva anche tutta la parte posteriore con il nuovo paralever che contiene ovviamente la trasmissione ad albero cardanico. Fantastico ancora oggi è il dettaglio del monobraccio che lascia a vista la ruota posteriore a raggi, guardatela qua, però attenzione, raggi di tipo tubeless. Già allora questa moto era dotata delle sicurissime gomme tubeless con addirittura il kit di riparazione sotto la sella. Misure ancora attualissime, perché abbiamo un 150 70 17 al posteriore e un 110 80 19 all'avantreno, quindi misure ancora attualissime. La moto poteva essere dotata di ABS già all'epoca, ma l'impianto frenante era già ottimo di serie, perché disponeva di 2 grossi dischi da 304 mm di diametro. Nel 2002 la famiglia GS 1150 si allarga, perché debutta allora la versione Adventure. Lo capite già dal nome, la versione maggiorata con il serbatoio che passa da 22 litri a 25, il becco è più grande e c'è un parabrezza maggiorato addirittura di 12 cm. Ma non sono le uniche modifiche, perché le sospensioni sono a esclusione maggiorata e si passa dagli 85 cm di questa versione, pensate un po', addirittura a 90 cm. E poi c'è il nuovo
nuovo sistema di borse integrate in alluminio, che sarà poi un must anche delle GS di oggi, mentre sulla GS standard c'è un sistema molto pratico di borse. Vedete, l'attacco era già predisposto sulla moto di serie. L'Adventure resterà in listino addirittura fino al 2006, quindi ci sarà un periodo in cui saranno presenti sia la nuova R1200GS che la R1150GS con l'ultima versione full optional chiamata LE. Adesso vi mostro un po' di curiosità della R1150GS legata all'uso quotidiano. Partiamo dal faro, che era regolabile manualmente, guardate un po' la mia mano dietro il cupolino, poteva essere inclinato manualmente per la guida a pieno carico col passeggero. Poi proseguendo, il parabrezza regolabile con la chiave Torsen in dotazione. C'era poi fondamentale per quando si parcheggiava la moto con il casco la serratura dedicata per il casco, guardate com'era robusta all'epoca rispetto ai cavi d'acciaio che si vedono ancora oggi su certe moto, e poi una dotazione sottosella pazzesca da vera BMW dannata. La sella ovviamente si può aprire con la chiave in dotazione e tra l'altro con un fermo particolare si poteva utilizzare la R1150GS anche in versione monoposto, un po' realistica già all'epoca. Comunque, togliendo la sella, guardate cosa scopriamo qua sotto. Una dotazione di attrezzi pazzesca. A parte i documenti della moto, ci sono tantissime chiavi in dotazione, la leva per regolare il precarico dell'ammortizzatore e addirittura il kit gonfia e riparagomme per le gomme tubeless. Quindi una dotazione molto diversa rispetto alle moto di oggi che hanno un paio di chiavi. E c'è da chiedersi se le moto di oggi sono più affidabili o se le dotazioni di allora costavano troppo. Ragazzi, adesso facciamo la prova su strada di questa moto e non vi ho detto una cosa fondamentale: pesava col pieno 249 kg. Ragazzi, partiti con la prova della Youngtimer, molto speciale perché è la mia moto, quindi ne sono molto affezionato e la tirerò con cura. Partiamo dalla posizione di guida, perché questa moto è una moto che si apprezza ancora adesso ed è ricercata secondo me dagli appassionati per il comfort, perché ha una sella spaziale che è comodissima sia per il pilota che per il passeggero. Poi vibrazioni veramente ce ne sono pochissime, comandi morbidissimi ancora oggi dopo 15 anni. E poi guardate il motore, lo possiamo mettere in sesta con la overdrive a 2000 giri e riprende con la grande coppia che ha di 98 Nm senza battere ciglio. È un motore dolcissimo sotto e davvero tanto elastico. È una moto molto facile che dà tanta aderenza perché si possono mettere gomme odierne. È un motore rabbioso nel prendere i giri, ma molto pieno, molto corposo, tanto da meritarsi questa moto un tempo il nome di Muccona o moto di ghisa. Sentite la progressione del motore, vedete che a 100 all'ora ci si arriva in pochissimo tempo e il cambio è molto morbido e molto silenzioso a salire di regime. La rapportatura è tendenzialmente lunga, si poteva scegliere la sesta overdrive di potenza, io ce l'ho non di potenza ma molto lunga, è una sesta autostradale. Rispetto alle GS attuali sicuramente la 1150 è meno agile di avantreno, però ha una stabilità anche ad alta velocità veramente eccellente. Vedete poi nei cambi di direzione come la moto asseconda il pilota con un comportamento molto stradale, e qui si apprezza tanto il telelever. Vedete adesso freno, decelero da 80 a 60 all'ora in pochissimo tempo e l'avantreno non affonda. Questo era il grande pregio del telelever quando arrivò nel 93 sulla RS e poi nel 94 sulla prima 1100 GS. Permetteva a queste moto pesanti da turismo di avere un comportamento in frenata da vera moto sportiva. Certo, la potenza è veramente lontana dalla sua erede, la GS 1250, che è arrivata a 136 cavalli. Qua siamo a soltanto 85 cavalli a 6750 giri, però con una grandissima coppia che poi è quella che si usa nell'utilizzo di tutti i giorni, una frenata sicura, consumi ancora ottimi perché superiamo tranquillamente i 18 km con un litro, soltanto in città si scende verso i 15 e nel misto si possono toccare anche i 20 km con un litro, quindi prestazioni attuali, tanto divertimento e un'affidabilità che ha reso celebre questo modello, perché ci sono in giro tantissime GS con chilometraggi veramente importanti. Però non significa che la nostra GS Youngtimer
sia priva di difetti o di punti deboli. Per questo però passo la parola all'esperto, a Massimo Bonsignori di Non Solo Moto a Milano, un vero guru delle BMW d'epoca, e lui ci dirà quali sono i punti forti e i punti deboli di questa moto ancora apprezzatissima dagli appassionati BMW, l'ultima GS di Ghisa. Ragazzi, siamo arrivati, Non Solo Moto, in via Monte Altissimo 22 a Milano. Perché ve lo dico? Perché è un posto che merita una visita se amate le BMW non solo di oggi ma soprattutto di ieri. Siamo con uno dei più grandi esperti italiani di BMW dannata, Massimo Bonsignori, proprio per capire quali sono i pregi, i difetti e le cose da guardare sulla BMW 1150. Massimo, buongiorno. Buongiorno a te. Ti ho portato qua una moto che soltanto 15 anni fa era una delle più gettonate tra i BMWisti, era diffusissima. Adesso se ne vedono meno, anche perché la gente tende a fare tante special anche sulla base della GS. Però, a parte questo aspetto, ci racconti quali sono i punti forti della BMW R 1150 GS, sia in versione standard che in versione Adventure? Beh, diciamo che i punti di forza sono innanzitutto l'affidabilità che è mantenuta anche dalla reperibilità quasi totale dei ricambi tuttora a prezzi più che accettabili. Cosa si apprezza di più in questa moto? Innanzitutto il motore, il motore che è praticamente inesauribile anche con importanti chilometraggi. I problemi meccanici sono dati da una cattiva manutenzione, nel senso che se non viene fatto il cambio d'olio, soprattutto dopo aver fatto dei guadi, degli usi un po' estremi, la moto ne risente. Invece i punti deboli di questa moto, gli aspetti un po' più così delicati della 1150? Beh, diciamo che i problemi vengono dati con grossi chilometraggi importanti che superano i 100.000 chilometri e vengono dati da materiale che giustamente ha un'usura e tanta gente non si vuol far carico dei costi elevati per rimetterli in ordine, Massimo, però mi dicevi prima che ci sono anche degli aspetti un po' più complicati, complessi di questa meccanica a livello di interventi di manutenzione straordinaria. La frizione, ad esempio. La frizione ha un costo importante perché già i ricambi vengono a costare circa il pacco frizione completo 1.000 euro ed è un lavoro importante e impegnativo da fare che impegna più di una giornata. Poi un'altra cosa l'aggiungo io questa moto l'ho comprata nel 2003 senza ABS, perché già all'epoca l'ABS comunque era oggetto di qualche critica dai possessori, e poi negli anni si è anche scoperto che non era così affidabile. L'ABS della gamma 1150, quindi non soltanto GS ma anche RRT, dà dei problemi oggi a livello di ricambi, di affidabilità, di costi? Anche l'ABS dà dei problemi se non gli è mai stata fatta la regolare manutenzione. Se non viene cambiato l'olio, logicamente l'olio si altera, si ossida e va a bloccare la parte idraulica dell'ABS, e l'ABS ha un costo importante perché viene a costare circa 3.000 euro, che tante volte è più del valore della motocicletta. E soprattutto chi risente di più del problema dell'ABS sono le moto che vengono lasciate ferme tanto tempo negli anni e non viene fatta la manutenzione. Cioè, le moto poco chilometrate possono avere più problemi di quelle usate quotidianamente. Anche perché, aggiungiamo una cosa, di queste moto con chilometraggi pazzeschi ce ne sono in giro tantissime, perché il motore è veramente un mulo. Sì, io ho provato a vedere moto con più di 400.000 km, fatta tutta la manutenzione, però problemi, a parte il materiale d'uso e quello che viene logorato dal tempo, problemi zero. Massimo, cosa bisogna guardare su questa moto per evitare fregature? Beh, innanzitutto lo stato generale della moto. Difficilmente chi tiene bene la moto esteticamente tralascia la manutenzione e i vari tagliandi. Cose importanti da guardare: che la moto non sia stata incidentata, e quello si può vedere da varie abrasioni, stortatura, roba del genere. Poi per il resto, quello che sempre fa fede e aiuta è il libretto dei tagliandi. Se i tagliandi sono documentati, la moto quasi sicuramente è in ordine.
Ragazzi, eccoci dopo il commento dell'espertissimo Massimo Bonsignori. Adesso vi raccontiamo perché comprarla e perché non comprarla secondo noi di Moto.it. Partiamo dal perché comprarla. Primo, perché è una meccanica davvero solida. Questa moto veniva chiamata la GS di Ghisa e in effetti il motore è robustissimo. Seconda cosa, il comfort, se la prenderete ancora oggi, è di altissimo livello sia per voi che per il passeggero. Guardate che sella incredibile ha. Terza cosa, non meno importante, anzi, è il piacere di guida, ancora attualissimo grazie a quell'avantreno davvero granitico. Aspetti negativi: se la trovate con l'ABS, come diceva Massimo Bonsignori, state attenti che sia stata fatta la giusta manutenzione, perché l'ABS sulla GS 1150 era molto delicato e revisionarlo può costare davvero tantissimo. Secondo aspetto, la guida Adventure. Questa moto rispetto alle Maxi Enduro di oggi è molto meno portata per il fuoristrada, perché è molto più pesante di avantreno, quindi se la prendete per farci fuoristrada potrebbe non essere la scelta più azzeccata. Spero che la seconda prova Young Timer di Moto.it vi sia piaciuta. Adesso aspetto i vostri commenti qua sotto per capire quali moto volete che proviamo su Moto.it. E mi raccomando, casco in testa, ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre! Andrea, quella è la frase di Nico Cereghini, cosa stai dicendo? Dai Massimo, non andava bene. No, devi dirla tua, dai. Massimo, hai ragione, lasciamo stare il grande Nico. Vi dico soltanto 3 cose: protezioni, paraschiena e prudenza sempre, ragazzi, anche quando girate in città con l'abbigliamento urbano, come in questo caso con Tucano Urbano che ci ha fornito tutto il materiale. Protezioni omologate sempre, e ci vediamo sulla prossima prova Young Timer di Moto.it. Ciao! Abbiamo detto che la moto è affidabile, però se al posto dell'olio nel cambio scende il caprino, la manutenzione va fatta.